Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi voglio farvi conoscere la Sovol SV01 Pro, una stampante 3D che ho appena finito di montare, che mi dispiace che non abbia fatto le riprese, perché arriva praticamente preassemblata al 99,9%. Praticamente ho dovuto mettere due viti a destra e due viti a sinistra, mettere questo display che si può anche rimuovere con facilità e supporto per il filamento che si mette semplicemente ad incastro. Non mi era mai successo con nessuna stampante. Davvero ragazzi, forse 3 minuti o 4 minuti ed era già pronta. Ho collegato l'alimentazione elettrica, l'ho accesa, ho fatto la prova per il livellamento, sono rimasto sbalordito perché effettivamente non mi era mai capitato, queste cose mi piacciono. Allora, questa stampante costa 289 euro sul sito del venditore, sono sicuro che, anzi 289 dollari, ma sono sicuro che riuscirò a ottenere un codice di sconto, quindi se vi piacerà andate a dare un'occhiata al link e eventualmente provate a utilizzare questo codice di sconto, ma mi raccomando, se vi piacciono i miei video iscrivetevi al canale perché a me dà tanta soddisfazione e voi potrete rimanere aggiornati per tutti i nuovi video che caricherò. Tra l'altro è gratuito, quindi per voi non costa nulla. Allora, passiamo però alla stampante. Siccome non ho potuto fare il video del montaggio, perché ripeto, l'ho fatto in pochissimi secondi, e neanche dell'unboxing, ho fatto due filmati semplicemente della stampante all'interno della scatola, ma non ho fatto le altre riprese. Quindi di conseguenza quello che voglio fare oggi come prime riprese sarà il primo utilizzo assieme a voi. E mentre la utilizzeremo vedremo le varie funzioni eccetera, quindi utilizzerò pure il filamento che viene dato in dotazione. Apriamo subito questa bustina, che vi ricordo che quando vi capitano i filamenti con le bustine abbondanti non vanno tagliate come ho fatto io, tagliate semplicemente la parte di sopra e poi potete eventualmente richiuderle utilizzando delle mollette eccetera per mantenerle più ermetiche possibili. Allora, mettiamo il filamento nella parte alta. Allora, il filamento solitamente quando viene dato in dotazione non è di altissima qualità, però voglio provare perché questo mi ispira fiducia. Quindi lo metto nella parte alta, taglio l'estremità, vi ricordo di tagliarla sempre a 45 gradi, lo faccio passare dal sensore di fine filamento. Stiamo provando la stampante per la prima volta insieme. Allora, l'accendo, si accende da un tastino sulla parte laterale, si accenderà il display, ma a questo punto forse è il caso di cambiare inquadratura. No, la cambiamo fra un poco. Allora, facciamo il livellamento. Sì, dai, cambiamo inquadratura che è meglio. Allora, per evitare fastidiosi riflessi, spegniamo queste luci. E a proposito di luci, luminosità, eccetera, volevo farvi vedere una cosa su questo display. Allora, metto a fuoco sul display, così riesco a farvelo vedere meglio. Allora, ha una doppia funzione, modalità giorno e modalità notte. Quindi display che tra l'altro, come vi dicevo, si può rimuovere con facilità e nel caso in cui siamo seduti di fianco alla nostra stampante comunque possiamo utilizzarlo anche separandolo, anche se il filo non è lunghissimo, però comunque ci permette questa opzione. Ma possiamo variare luminosità, modalità giorno e modalità notte. Quindi possiamo cambiare la colorazione. Ora voi non riuscite a vedere con il giusto contrasto e allora così dovreste riuscire a vederlo un poco meglio perché sto coprendo i riflessi. Quindi mettiamo di nuovo modalità giorno, modalità notte. Come vedete con la modalità giorno è molto più luminoso e anche la ripresa è un pochettino sovraesposta. In questo modo invece è un pochettino più riposante, ma siccome non è notte mettiamo modalità giorno e vi faccio vedere qualche funzione, tra cui per esempio il livellamento. Allora mi sposto un poco, facciamo pazienza per, per questi riflessi. Regoliamo la temperatura del nozzle. Possiamo semplicemente scegliere una configurazione preimpostata, quindi premendo PLA andrà direttamente a 200 gradi per quanto riguarda l'estrusore e 60 gradi per quanto riguarda il piatto di stampa. Vediamo quanto tempo impiega. Da questa parte abbiamo la temperatura raggiunta, siamo già a 38 e 22 per il piatto di stampa. Andiamo ancora indietro, abbiamo la possibilità anche di regolare l'autolivellamento sempre da questa schermata e da quest'altra schermata invece abbiamo la possibilità di caricare il filamento, possiamo fare dei cambiamenti sulle impostazioni avanzate, informazioni sulla stampante, quindi firmware eccetera, e poi inizializzare la EEPROM. Allora, torniamo di nuovo in questa schermata, qua abbiamo la possibilità di spostare i vari assi, però prima dobbiamo mandarla su home, quindi fa tutto in automatico, come vedete si alza. Allora facciamo così perché non si vede assolutamente nulla. Si alza un pochettino l'asse Z, ovviamente va sulla home e fa tutti i suoi spostamenti, quindi si sposta al centro con il sensore per il livellamento tipo BL Touch, va a vedere qual è l'altezza corretta e quindi poi procede con l'autolivellamento che gli diremo di fare fra poco. Ok, quindi questi sono i comandi per spostarlo. Possiamo spostare l'asse Y, possiamo spostare l'asse X oppure possiamo spostare l'asse Z da quest'altro comando. Torniamo di nuovo nella schermata che ci interessava, quindi livellamento. A questo punto abbiamo già raggiunto quasi la temperatura con cui lavorerà. Facciamo leveling,
torna di nuovo alla home e dopodiché ci permetterà di fare il livellamento su più punti, cosa che ritengo molto comoda nel caso appunto delle stampanti 3D dotate anche di rotellina, perché ci permette di compensare ma avere la possibilità di un livellamento automatico che riconosce la forma, eventuali avvallamenti eccetera eccetera, sicuramente è una grande comodità. Quindi facciamo auto leveling, ok, compare il pupino a forma di astronauta, sicuramente si sposterà in base ai 16 punti nel quale va facendo il livellamento. Quindi ci mostra i vari punti che sta livellando, quindi come vedete questo piccolo astronauta si sposta segnando i punti dove già è stata fatta la lettura. Adesso lasciamolo completare e poi avvieremo direttamente una stampa scegliendola dalla micro SD che viene data in dotazione. E a proposito di ciò che viene dato in dotazione, troveremo questa scatolina con all'interno delle fascette, questi tappini che vanno messi nella parte bassa dei profili, poi troveremo anche il classico tronchesino azzurro per poter tagliare il filamento, lo spillo per poter sturare il nozzle e un nozzle di ricambio, più la palettina per poter staccare i pezzi, ma in questo caso il tappetino è flessibile quindi non sarà necessario, basterà piegarlo leggermente. E poi troviamo qualche chiave a brugola, una piccola chiave inglese per regolare la pressione che devono avere le ruote eccentriche sui profili, una piccola chiavetta per poter leggere e scrivere sulla SD e basta. Quindi lasciamolo finire per quanto riguarda il livellamento e poi proseguiamo con la stampa presente sulla SD, cioè una piccola bench e poi il cubo per poter vedere se tutti gli assi hanno le dimensioni corrette. Ok, quindi il livellamento completato. Stavo notando che qua in basso troviamo tutti i riferimenti con le differenze tra il punto iniziale e l'ultimo punto in positivo ed in negativo, quindi i vari dislivelli che ha trovato. Scendiamo di poco fino a quando non sentiamo che il fogliettino viene trattenuto leggermente dal nozzle. Perfetto, a questo punto salvo. E adesso ci siamo, adesso possiamo avviare la stampa e stampiamo a questo punto la bench, quindi vediamo come viene e vi descrivo anche la stampante nei suoi dettagli. Allora vi ho detto tappetino flessibile, display con possibilità di regolare la luminosità, peccato per questi riflessi, sentite quanto sia silenziosa, tra l'altro voglio mettere anche un misuratore di decibel. Davvero silenziosissima, regolatori per la tensione delle cinghie sia per quanto riguarda l'asse Y che per quanto riguarda l'asse X, ruote gommate che è possibile regolare tramite questa vite e in modo da avere più o meno pressione sui profili. Si tratta di una stampante direct drive, il sensore di affinamento nella parte alta, facilissima da montare, doppio asse Z, quindi una a destra e una a sinistra. Allora guardiamo innanzitutto i primi strati, perché da questi che si vede anche la qualità di una stampante. A me il primo strato sta piacendo, quindi spero che tutto il resto prosegua per il verso giusto. Sembra che stia venendo bene. Per quanto riguarda le connessioni, ragazzi, semplicissimo. Tutti i cavi escono esattamente dal punto in cui vanno collegati, è semplicissimo ed intuitivo. Diamo un'occhiata anche al manuale di istruzioni, scritto in inglese. Comunque ci sono le istruzioni per il montaggio, come vi dicevo basta semplicemente inserire il castello dell'asse Z, mettere due viti lateralmente e già la stampante è pronta. Infatti le istruzioni sono semplicissime per quanto riguarda il montaggio. Qua abbiamo raffigurato quindi il display con la possibilità di passare da visione notturna a visione diurna con questi colori vivaci. Ora spero di fare un'inquadratura nella quale si vede bene un po' il tutto. Il livellamento che è automatico, oppure possiamo farlo manualmente spostandolo nei vari angoli e poi regolando le rotelline che troviamo qua sulla parte bassa. Ogni tanto sbirciamo, vediamo come sta avvenendo la stampa. Finora nulla da ridire, sembra una stampa che stia venendo davvero benissimo. Tra l'altro sensore Creality. E adesso guardiamo anche la temperatura, come vedete è molto omogenea, piatto di stampa riscaldato a 60 gradi in modo omogeneo. Vedremo alla fine, quindi lasciamola lavorare, passeremo all'altro pezzo, quindi al cubo, e poi li osserveremo contemporaneamente guardando la qualità del risultato per vedere se tutte queste caratteristiche poi alla fine ci offrono dei pezzi che siano validi. Allora ragazzi, siccome la stampa della bench richiede circa un'oretta, lasciamola lavorare e alla fine vediamo come verrà. Siamo al 69% e poco fa mi sono accorto che non avevo regolato correttamente la tensione delle cinghie, quindi sulla parte bassa vedrete qualche difetto, ma da poco prima degli oblò in su ho regolato la tensione e quindi la stampa sta venendo molto meglio. Basta agire su questi pomelli per regolarla e evitare questi difetti. Completa.
Stacchiamo il tappetino, si spengono le ventole. Ragazzi, il pezzo è venuto bene, anche se effettivamente, aiuto, ha un'adesione davvero elevatissima. Ancora è caldo, effettivamente avrei dovuto aspettare un attimino perché i pezzi si staccano quando il pezzo si raffredda, ma anche quando il piatto di stampa si raffredda. Però diamo qualche secondo. Ok, ok, si stacca. Adesione comunque eccezionale. E questa è la Benji che guarderemo per bene da vicino. Ora voglio stampare però il cubo. Mi sono reso conto di avere commesso un paio di errori, però è la prima stampa, tra l'altro non ho fatto nessuna regolazione. Quindi guardiamo come viene il cubo e poi lo valutiamo assieme. E mi sono accorto di aver fatto il timelapse più inutile del mondo, perché il sistema di raffreddamento del filamento, scusatemi, copriva l'inquadratura. Va bene, poi decido di farvi vedere o no questo timelapse. Comunque questo è il nostro cubo e adesso osserviamo un pochettino il tutto. Ho analizzato quindi i due file di test, mi sono reso conto che effettivamente c'era qualcosa che non andava. Ho provato a stringere le cinghie, ho risolto qualcosina, ma il problema era in una ruota eccentrica del piatto, che era lenta. Io ho provato a muovere il piatto e non si muoveva, quindi ero sicuro che fossero strette bene, quindi avessero la giusta pressione sul profilo. E invece, ragazzi, controllate le rotelline manualmente. Una girava completamente a vuoto. L'ho stretta, adesso spero che vada meglio. E i file di test non servono a vedere se la stampante è buona oppure no. Anche, ma nel 99% dei casi servono a vedere se i parametri per quanto riguarda la temperatura, la velocità, la tensione delle cinghie e tanto altro vanno bene, la ritrazione, eccetera. In questo caso il file di test mi ha avvisato che c'era qualcosa che non andava e quindi ho dovuto guardare cosa fosse e finalmente spero di aver risolto. Ho cambiato filamento perché quello in dotazione non è che sia granché effettivamente. La stampante di per sé è buona, ha un bel display, funziona bene, facile da montare, tra l'altro ha delle fresature lateralmente che reggono questo castello dell'asse Z e lo tengono perfettamente fermo. Ma perfettamente fermo, ma bisogna fare tutte le regolazioni perché effettivamente le cinghie non erano tensionate benissimo e le ruote insomma vanno regolate, un po' come tutte le stampanti. E io mi sono limitato a fare questi file di test perché voglio essere il più sincero possibile, voglio farvi vedere come utilizzandola senza fare le regolazioni potreste avere questi piccoli problemi. Il pezzo alla fine è venuto bene, però ci sono queste righine da questa parte che poi finiscono, guardate qua dove c'è l'oblò, io ho fatto la regolazione, da qua in su è andata bene, quindi nessun problema per quanto riguarda la stampante, va semplicemente regolata, vanno messe in tensione le cinghie e vanno stretti le ruote eccentriche con una chiavettina, una manovra di 2 secondi che però va fatta. Io non l'ho fatta subito perché ero convinto che fosse fermo effettivamente, poi facendo tutte le regolazioni adesso va bene. Quindi vediamo le misure di questo cubo, azzeriamo il nostro calibro, misuriamo i vari assi, devono essere 20 mm, abbiamo 20 mm esatti, proviamo anche quest'altro, 19,98 praticamente perfetto, e adesso proviamo anche l'asse Z che è 20,73. L'asse Z dovrebbe essere effettivamente un po' di meno, comunque siamo ancora diciamo entro i limiti. Quindi una stampante che ha un bel display, fatta bene, facile da montare, ragazzi, 4 viti lateralmente e basta, poi si devono connettere i vari spinotti, insomma la stampante è già pronta per lavorare. Silenziosa perché adesso sta stampando e voi penso che non sentiate il rumore. Ho staccato la presa, quindi in questo caso mi avvisa. Adesso diamo l'ok per riesumare la stampa, ovviamente dovrà di nuovo riscaldare tutto, quindi abbiamo tutto a 21 gradi di temperatura ambientale, già sta salendo la temperatura del piatto di stampa e adesso dovrebbe continuare. Ok, vediamo, vediamo. Allora, sembra che stia andando bene. Eh sì, ha recuperato in modo perfetto la stampa.
quindi funziona perfettamente da questo punto di vista. Quindi se vi piace, se vi è piaciuta, vi lascio il link giù nel primo commento e nella descrizione. Se la comprate fate tutte le regolazioni che vanno fatte su tutte le stampanti, alla fine adesso stampa bene per fortuna. Quindi io vi saluto, vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace qua giù sul pollicione all'insù, fatemi sapere cosa ve ne sembra di questa stampante, guardate pure il codice di sconto se riesco ad ottenerlo e ci vediamo a tutti nei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!